ero bambina, i miei nonni mi portavano insieme a mia sorella a passare l'estate in montagna. Facevamo delle lunghe passeggiate lungo questi sentieri con lo zaino in spalla, con dentro dei panini, con dentro le borracce. Nostra nonna ci insegnava tutti i nomi degli alberi, dei fiori, ci insegnava a distinguere le orme dei vari animali che popolavano quei boschi. Queste passeggiate sono ancora tra i ricordi più belli della mia infanzia. Andavamo spesso vicino a un rifugio chiamato Aviolo, nel gruppo dell'Adamello, e sopra questo rifugio c'era un enorme ghiacciaio. Un ghiacciaio che oggi è poco più della metà rispetto a com'era quando ci andavo da bambina. Il ritiro dei ghiacciai è una delle tante manifestazioni del cambiamento climatico. Una di quelle manifestazioni che io ho potuto testimoniare con i miei occhi, ma ce ne sono ovviamente tantissime altre, come per esempio la desertificazione, i fenomeni atmosferici estremi, l'acidificazione e il riscaldamento della temperatura degli oceani. Insomma, il cambiamento climatico c'è. È un dato di fatto ed è il più grosso pericolo che ci troveremo ad affrontare come società nei prossimi anni. Eppure, in un certo senso, è difficile sentirne la paura. Ci sembra un qualcosa di distante, di impercettibile, di lontano, sia nel tempo che nello spazio. Eppure, in realtà, è qualcosa di veramente, veramente pericoloso per noi. E ci sembra però anche di non poter fare nulla, di essere impotenti e abbiamo questo senso di impotenza del tipo: ma io, Carlotta, se i ghiacciai si sciolgono e se il mare si acidifica, ma io che colpa ne ho? Che cosa ci posso fare? Ci sembra di essere impotenti, ma questo non è quello che dovrebbe, perché ci sono un sacco di cose che possiamo fare per influire sull'ambiente che ci circonda. Ce le insegnano da quando siamo bambini, come per esempio dicendoci che dobbiamo chiudere il rubinetto quando ci laviamo i denti, che dobbiamo fare la differenziata, che dobbiamo cercare di usare meno plastica o di preferire la bicicletta all'auto. Ma c'è un'azione che ha un impatto superiore a quello di tutte queste azioni messe insieme e che potrebbe veramente cambiare il mondo dei prossimi anni e che potrebbe ridurre drasticamente le emissioni globali se messo in pratica da tantissime persone. E quello di cui sto parlando è smettere di mangiare prodotti animali e cominciare a mangiare vegetale. Ma perché mai mangiare vegetale potrebbe avere un impatto sull'ambiente? Come fa quello che io scelgo di mangiare per pranzo oggi ad avere un'influenza su qualcosa di così grande come il pianeta e i suoi ecosistemi? Ora ve lo dico. Innanzitutto, mangiando vegetale, uno dei tanti benefici è un incredibile risparmio di acqua. Per produrre un hamburger, per esempio, impieghiamo in media 1500 litri d'acqua, mentre per produrre la stessa quantità di proteine, ma sotto forma di vegetali, impieghiamo appena 25 litri d'acqua. Come mai? Perché immaginiamo una mucca deve mangiare ogni giorno più o meno 40 kg di fieno, deve bere ogni giorno 80 litri d'acqua, ciò che mangia va cresciuto, va irrigato, va coltivato, la stalla della mucca va pulita, l'allevamento anche, eccetera, eccetera. E quindi il conto dell'acqua che si utilizza per ottenere la carne diventa sempre più caro. E pensate a questo divario non soltanto in un pasto, come in questo esempio, ma in potenzialmente uno o anche 2 pasti al giorno per una vita intera. Ma come facciamo ad avere così tanto spazio per coltivare tutto il cibo necessario non solo per noi umani, ma anche per tutti gli animali di tutto il mondo? Ecco, in realtà di spazio non ne abbiamo così tanto. Abbiamo già visto, per esempio quest'anno con l'Amazzonia, che quando manca lo spazio per l'agricoltura si ricorre alla deforestazione per trovare nuovi spazi da coltivare.
Questo è un problema dal nostro punto di vista, perché gli alberi ci servono e come. Gli alberi fanno due cose fondamentali per noi, le fanno pure gratis, però noi li buttiamo giù. Assorbono la CO2, che è qualcosa di vitale, soprattutto nella situazione in cui stiamo vivendo, e rilasciano ossigeno. Quindi dovremmo logicamente essere qui a piantare nuove foreste invece che abbatterle. E invece no. Ma se tutti mangiassimo vegetale, potremmo tranquillamente riforestare tutte quelle aree coltivate ad oggi che hanno lo scopo di nutrire gli animali d'allevamento, con un cambiamento incredibile. Oltre ad essere causa di spreco di acqua, di risorse e di deforestazione, come abbiamo visto, l'industria dei prodotti animali è anche un'industria molto impattante in termini di inquinamento. E non sto parlando soltanto, come si dice ogni tanto, delle flatulenze delle mucche, che comunque sono gas metano e non va bene, ma sto parlando proprio di tutto ciò che sta intorno alla produzione e alla distribuzione degli ingredienti dei prodotti animali stessi. E qui ovviamente dobbiamo considerare un dato molto molto importante, cioè che l'industria dei prodotti animali inquina di più rispetto a tutte le industrie di trasporti messe insieme, quindi auto, camion, navi, aerei. Pensate a quanto impatto abbia. Finora vi ho parlato soltanto dell'aspetto climatico, ma questo è soltanto uno dei 3 grandi motivi che hanno spinto me a passare a un'alimentazione vegetale. Gli altri 2 motivi sono gli animali e la salute, e ora vi parlo anche di questi. L'industria dei prodotti animali è necessariamente un'industria della sofferenza. Ogni anno facciamo nascere, alleviamo, spesso in condizioni miserabili, e uccidiamo 70 miliardi di animali terrestri, perché nel mare i numeri sono ancora più impressionanti. Ogni anno peschiamo 2 triliardi di pesci dal mare. 2 triliardi sapete quanti sono? Sono 2000 miliardi, cioè un numero inimmaginabile. E se penso che questi animali sono degli individui unici con il loro carattere, esattamente come il mio cane amatissimo, io non riesco e non posso supportarlo. Inoltre, una piccola nota sulla salute. Chi sceglie un'alimentazione molto ricca di vegetali e povera di prodotti animali corre statisticamente molti meno rischi di imbattersi in malattie cardiovascolari, diabete e in tutti i tipi di tumori. E questo non è poco. Insomma, per farvela breve, non esiste ad oggi una scelta più conveniente per tutti noi del cominciare a mangiare vegetale. Starete sicuramente pensando, sì, ok, può anche avere ragione questa qui sul palco, ma che palle, che fatica, io non voglio rinunciare alla grigliata della domenica, alle lasagne di mia nonna che sono molto buone, alle polpette col sugo che mi piacciono tanto. E quindi adesso ho deciso di fare un gioco con voi. Vi faccio vedere delle foto, voi dovete soltanto alzare la mano quando vedete qualcosa che vi piace e che vi mangereste volentieri, ok? Ok. Prima foto. Ok, meno male. Bene, benissimo. Ok, bene, fantastico. Ultima foto. Bene. Bene, forse l'avevate già immaginato, ma i piatti che avete visto sono tutti completamente vegetali, che si preparano in meno di 30 minuti con veramente un procedimento facilissimo. Se vi ho stupiti è perché generalmente c'è una concezione dell'alimentazione vegetale, vale a dire dell'alimentazione vegana, basata su molte paure e molti stereotipi. Purtroppo si pensa che chi mangia vegetale sia una persona triste, un po' depressa, che mangia sempre le stesse cose, insalata e 4 verdure scondite, e che magari poi si potrà incorrere in delle carenze nutrizionali molto pericolose. Insomma, c'è una concezione veramente, aiuto.
E sfatare queste paure e questi stereotipi è quello che io faccio per lavoro. 3 anni fa ho fondato una piattaforma che si chiama Cucina Botanica, grazie alla quale faccio capire alle persone quanto sia vantaggioso e anche appetitoso mangiare vegetale e le aiuto nel loro percorso verso questa strada. Io non sono sempre stata vegana, anzi, sono cresciuta con un'alimentazione onnivora, come penso la maggior parte di voi, e mangiavo quello che per me nella teoria era un po' di tutto, quando poi nella pratica mangiavo sempre le stesse 10-12 cose a rotazione, che sono queste. E mi sembrava che, tolte loro, non potesse esserci altro tranne questo. Quando invece poi ho scoperto inizialmente con mia stessa sorpresa che c'erano un sacco di ingredienti che io neanche avevo mai considerato, una marea di cereali, un sacco di legumi. Io, per esempio, non so quanti di voi, ma io mangiavo le lenticchie a Capodanno perché si diceva che portassero soldi, si dice ancora, e basta, quello era la fine. E poi un sacco di verdure, anche locali della mia zona, che io non avevo mai neanche calcolato, forse perché pensavo non mi sarebbero piaciute. E combinando questi nuovi ingredienti che ho scoperto, si potevano creare una marea di piatti che sono poi diventati i miei nuovi piatti preferiti. Per questo vi dico, mettetevi in gioco, potete provarci, la cosa bella è che tutti ci possono provare. Mettetevi in gioco e sono certa che troverete 1000 piatti che adorerete e che capirete da soli quanto poco ci vuole a cambiare stile di vita, quanto è facile. E arriverete a non avere più paura di mangiare vegetale, anzi vi sembrerà la cosa più logica del mondo. E l'unica domanda che vi farete è: ma cavoli, ma come ho fatto a non pensarci prima? Questa che vi sto dando stasera non è la soluzione al disastro climatico in corso, ma è l'azione più grande che ognuno di noi può fare ogni giorno a partire da stasera per avere un impatto positivo sul pianeta che ci circonda. Senza scomodare, senza aspettare più che altro che si muovano industrie e governi, possiamo agire partendo dal nostro piccolo con un'azione molto, molto impattante. Una cosa è certa, niente può cambiare se continuiamo ad agire come abbiamo sempre fatto. Vogliamo essere quella generazione che verrà ricordata per aver dato il colpo di grazia al proprio pianeta, o vogliamo essere quella generazione che verrà ricordata per aver preso in mano la situazione, aver agito e aver cambiato il mondo? Possiamo deciderlo noi. Grazie. Grazie.